Ciao a tutti, benvenuti su Happy Bottles, il blog ufficiale di Grandi Bottiglie. Io sono Emanuele Spagnolo e sono il vostro wine pusher. Eccoci qui all'ultimo episodio di questo 2012. Ci tengo moltissimo e voglio davvero ringraziarvi tantissimo perché questa esperienza in quest'anno di questi video e di questo blog, che sta andando molto bene, è stato per me molto importante. Sono certo che nel 2013 potremo degustare assieme cose fantastiche, scoprire di più relativamente ad alcuni vitigni, cercare di capire meglio alcuni accostamenti cibo-vino e scoprire anche alcune cose che sono legate al mondo del vino che comunque possono essere interessanti, come ad esempio capire quando l'acquisto di un vino può essere ad esempio anche un ottimo investimento da un punto di vista monetario. Sono tutte cose che vedremo nel corso del 2013. Oggi ci tengo a darvi il buon Natale e il buon anno degustando un Barolo forse di una delle migliori annate di sempre, del 1978, il Barolo dell'azienda agricola Moscone, situata in Serralunga d'Alba. Come sapete, diciamo così, le bottiglie d'annata, il vino d'annata è da sempre la mia passione più importante e quindi ci tengo a chiudere quest'anno con una degustazione relativamente a una grandissima vendemmia. Ho pensato anche di stappare questa bottiglia insieme a voi. Potrebbe essere utile che rivediate, anche se l'avevamo fatto nello scorso episodio, come si apre una bottiglia d'annata. Poi lasceremo ossigenare il vino per un paio d'ore e riprenderemo il video. Prendiamo il cavatappi classico, quello fatto in questa maniera qua, unicamente in questo caso per aprire la capsula, perché poi invece, come già sapete, utilizzeremo invece il cavatappi a lamelle, ossia questo, per aprire la bottiglia di vino e per evitare il rischio che il tappo si sbricioli. Operazione comunque anche con quel tipo di cavatappi non sempre semplicissima, perché dipende molto dall'umidità del tappo all'interno della bottiglia, dipende davvero da tantissimi fattori. Anche la capsula in questo caso è molto secca e quindi è un pochino più difficile l'apertura. Eccoci qua. Prendete questo cavatappi a lamelle, è meglio che le lamelle siano in teflon rispetto che in acciaio normale, perché riescono a entrare meglio all'interno del tappo di sughero, e cercate di fare in modo che le due lamelle vadano a disporsi sulle pareti del tappo. Spingete leggermente per inserirlo all'interno e con questo movimento ondulatorio fate in modo che riesca a entrare il più possibile per tutta la lunghezza del tappo, per evitare che dopo, quando cercheremo di tirarlo su, il tappo si spezzi. Ecco, quando è a questo livello e avanza poco spazio fra il tappo e la fine del cavatappi, vuol dire che siamo arrivati, e cerchiamo, tenendo ben ferma la bottiglia, di tirare sul tappo ruotando con piccole rotazioni. È un'operazione che richiede sicuramente un po' di esperienza e anche un po' di sensibilità, perché ad esempio in questo caso il tappo è ben attaccato alle pareti e quindi non viene via facilmente. Ecco, vedete che io man mano faccio delle rotazioni e cerco di tirare sul tappo proprio con questo movimento circolare, cosa che invece se avessimo usato questo cavatappi che va a penetrare invece nel centro del sughero, molto probabilmente il tappo si sarebbe proprio sbriciolato, perché questo è quello che capita. Eccolo qua. Il tappo è perfetto, lo vedete, perfettamente integro, anche una bella elasticità, quindi era la bottiglia molto ben conservata, il tappo la stessa cosa, e il naso promette bene per quella che sarà la degustazione che faremo fra un paio d'ore, perché è necessario che questo vino si ossigeni.
vista, per così dire, la giovane età. Eccoci qua, amici miei, e riprendiamo la degustazione del Barolo del 1978 dell'azienda agricola Moscone. Stavo appunto cercando di svinare il mio bicchiere ed eccoci qua. Vi dicevo che questa azienda è ubicata a Serralunga d'Alba e quindi siamo nel cuore delle Langhe, nella zona più pregiata, là dove i baroli normalmente prendono una struttura più imponente, zona diversa ad esempio da quella di La Morra, dove i baroli sono più eleganti e con un pelino meno di struttura. Questo a grandi linee, per quanto sia impossibile semplificare un territorio che invece è veramente straordinario per diversità. Allora, eccoci qua con questo bellissimo vino. Vi dicevo prima, in un'annata 1978 dove davvero le condizioni sono state perfette. Una delle migliori annate di sempre, forse seconda solo a 2 o 3 vendemmie come può essere l'82 e il 47, ma una grandissima vendemmia. Vediamo come questo Barolo, con qualche annetto alle spalle, si presenta nel bicchiere. Un bel colore, anche una bella limpidezza. Questo, come vi dicevo già altre volte, è senza dubbio un bel segnale di vivacità del vino. È una delle prime cose che si guarda proprio per capire se il vino ha subito delle note diciamo così di ossidazione importante oppure no, perché si riflettono immediatamente sulla limpidezza del vino normalmente. Abbiamo qua un colore che è granato su tutto il bicchiere, solamente i bordi tendono a un aranciato più deciso. Bella limpidezza, come vi dicevo, e al naso mi rendo conto, senza neanche avvicinare il bicchiere, che siamo di fronte senza dubbio a un bellissimo vino. Innanzitutto per complessità, ma per forza aromatica, quindi un'intensità olfattiva di primissimo ordine, tutta giocata in questi primi secondi che lo sento sul frutto. Mirtillo e ribes sono senza dubbio predominanti. Veramente un naso affascinante e sensuale sicuramente. E questo solamente i baroli con qualche anno alle spalle, e in questo caso più di una decina, riescono a dare delle sensazioni così complesse. E le grandi annate si differenziano dalle piccole proprio per un discorso di complessità aromatica. Mirtillo, mora, subentra la nota classica del nebbiolo da invecchiamento, quella della speziatura, e c'è della liquirizia, si sente della liquirizia anche al naso. Comunque un naso di una complessità incredibile, è molto intenso. In bocca c'è una buona corrispondenza con quello che abbiamo sentito prima al naso, ma si intravede un'austerità completamente diversa. Cioè in bocca il vino identifica molto meglio il territorio da cui proviene. Qua siamo appunto a Serralunga e in bocca c'è una componente tannica interessantissima per quest'età, un vino che non si è espresso ancora completamente, molto ben definito in tutti i suoi elementi. Un tannino, come vi dicevo, bello deciso, frutta, ingresso con una bella frutta rossa d'attacco, e poi dopo la parte legata al balsamico che viene fuori anche in bocca. Abbiamo un vino non completamente rotondo, ma un vino ancora leggermente spigoloso in qualche punto. Questo identifica ancora paradossalmente una certa spigliatezza, una certa vivacità. Probabilmente questo vino avrebbe necessità ancora di qualche annetto
per arrivare a un'evoluzione completa. Un bicchiere bellissimo, amici miei, un bicchiere bellissimo, questo Barolo Moscone 1978, è davvero davvero emozionante. Bello, intenso, al naso come vi dicevo più sensuale di quello che invece in bocca, dove c'è forza, tannino e anche lunghezza sul finale. Una bellissima bottiglia per chiudere l'anno con le nostre degustazioni. Amici miei, buon Natale, buon anno, ci vedremo nel 2013 con tantissime nuove degustazioni. Barolo Moscone 1978, 92 centesimi dal vostro Wine Pusher. Alla prossima!